La storia della Suzuki RG500 XR14 parte a metà degli anni 60, quando le moto da competizione erano a dir poco esotiche. Motociclette a 4, 5, 6 cilindri con rapporto del cambio a doppia cifra riempivano le griglie in ogni categoria, come la Suzuki RK67 di 50 cm3 del 1967, che aveva ben 14 rapporti. Poi la Federazione Motociclistica Internazionale cambiò il regolamento, introducendo dal 1969 alcune restrizioni, come il massimo numero di cilindri e delle marce, eliminando di fatto dalle piste veri e propri capolavori di tecnologia. Di conseguenza, per alcuni anni a seguire, le griglie dei GP furono riempite anche da vecchi monocilindrici o motori stradali convertiti e installati in telai da corsa. Questo portò inoltre al dominio incontrastato di squadre che disponevano di grossi budget come la MV Agusta. Fino al 1973 quindi si videro le Kawasaki H1R e le Suzuki TR500, un bicilindrico due tempi sviluppato sulla base del T500 stradale, fino ad arrivare alle Yamaha TZ500. La casa dei tre diapason all'inizio del 73 sbaragliò la concorrenza col suo 4 cilindri due tempi pilotato dal compianto campione Jarno Saarinen, vincendo le prime due gare del Mondiale 500. Probabilmente solo la tragedia di Monza, dove Saarinen perì assieme a Renzo Pasolini, privò la Yamaha del titolo mondiale. La Yamaha infatti si ritirò dalle competizioni in segno di lutto. A metà di quell'anno, la Suzuki decise quindi di costruire una moto da corsa rivoluzionaria per battere proprio la Yamaha e incrementare le vendite in Europa. Così iniziò lo sviluppo della nuova 500 da Gran Premio. La Suzuki infatti ingaggiò il giovane pilota britannico Barry Sheene con il proposito di essere pronti per l'assalto al mondiale 1974. Uno dei responsabili di questa moto fu Makoto Big Mac Suzuki, a fianco dell'ingegnere Makoto Ase, il progettista già responsabile delle 4 cilindri in quadrato 125 e 250 degli anni 60, la RS 67 125 e la RS 65 250. Come ha confessato recentemente Makoto Suzuki in un'intervista, la gente pensò che fossimo pazzi, dal momento che i motori a due tempi si utilizzavano solo per le piccole cilindrate. La decisione fu quindi presa per noi. Non avevamo alcuna opzione, così guardammo le nostre moto di piccola cilindrata. Avevamo già costruito dei 4 cilindri in quadrato e V4 da 125 cm3 e 250 cm3. Così li abbiamo ingranditi. Abbiamo iniziato il progetto nel luglio del 73 con l'obiettivo di essere pronti per la stagione 74, con solo 4 persone che ci lavoravano, 2 per il motore e 2 per il telaio. Anche se al giorno d'oggi le Gran Premio da corsa sono tornate al 4 tempi, la moto che Suzuki costruì dimostrò che i due tempi erano perfetti per ottenere molta potenza. Mentre questo era una buona notizia per il team di sviluppo del motore, gli ingegneri del telaio dovettero affrontare alcune sfide difficili. Con la moto puntammo ad ottenere oltre 100 cavalli, ma raggiungemmo i 110 alla fine, ha dichiarato Makoto Suzuki. E questo sarebbe stato un problema per il telaio. In America gareggiavamo con l'XR11, un 750 3 cilindri con un sacco di potenza e tutta una serie di problemi al telaio. In America abbiamo sofferto per pneumatici lacerati, catene di trasmissione spezzate, sospensione a pacco. È stato terribile. Lo sviluppo del telaio era così lontano rispetto al motore. Per la RG500 utilizzammo la conoscenza della XR11 per costruire un buon telaio, ma il motore era molto difficile da guidare e appuntito nell'erogazione. La potenza si sviluppava dagli 8.000 ai 10.500 giri al minuto, anche se i meccanici dei GP potevano intervenire su queste caratteristiche con scarichi e getti direttamente in circuito. A quel tempo c'era molta sperimentazione e sviluppo. Eravamo alla ricerca di ispirazione da tutto il mondo, anche dagli articoli per la casa. I fondelli di scarico originali dell'RG500 erano lattine di tè verde modificate.
Successivamente guardai il formato corretto, quindi introdussi questa tecnologia nella moto da Gran Premio. Per Suzuki la cosa più importante era il campionato costruttori, non quello piloti. Se il pilota vince, si può dire solo che il pilota è un campione del mondo. Se si vince il campionato costruttori, si può dire che Suzuki è campione del mondo. Questo non piacque a Barry Sheene, che fu molto turbato, perché le moto private erano identiche a quelle ufficiali. Per Suzuki fu perfetto. Vinse infatti 7 campionati costruttori di fila. L'unica differenza fu il fatto che le moto ufficiali avevano viti in titanio e magnesio, mentre le moto di serie avevano quelli in acciaio o alluminio. Il motore fu al 100% identico. Cambiammo il nome dal prototipo alla produzione. Si poteva infatti acquistare un RG500 di produzione e vincere un Gran Premio, come fece Middelburg nel 1981. Quella fu l'ultima volta che un privato vinse una gara delle 500. Middelburg infatti aveva un RG500 MK6 basata sull'XR22. Potete immaginare la frustrazione di Barry Sheene. Barry vinse il titolo nel 76 con l'XR14, ma noi tenemmo ferma l'XR22 nel 77, nel caso in cui altri produttori uscissero con qualcosa di speciale, spiega l'ingegnere Suzuki. Yamaha, in particolare, era una preoccupazione per noi, ma aveva introdotto solo le valvole di scarico e quindi l'abbiamo tenuta nascosta fino al 78. Inoltre, la nostra RG500 privata stava dimostrandosi molto popolare e non la volevamo sminuire, anche se avevamo bisogno di battere i piloti privati Suzuki, che cominciavano a competere con quelli ufficiali. Alcuni avevano sviluppato le loro XR14 così bene che erano incredibilmente veloci e più che in grado di competere con l'XR22. La potenza non era così diversa comparando le due moto, entrambe avevano circa 124 cavalli, sebbene il motore fosse più leggero e queste rese le moto più maneggevoli. Il peso fu un fattore importante nei Gran Premi negli anni 1970-80, in quanto, nonostante vi fosse un peso minimo di 100 kg, le moto non arrivarono mai a questo valore. Il migliore che ottenemmo fu di 108 kg. Con 124 cavalli e 108 kg, l'XR22 era proprio una bestia da guidare. Dopo aver sviluppato l'XR14 e successivamente l'XR22, Makoto Suzuki è stato finalmente in grado di sperimentare tutta questa potenza con le sue mani. Come ricorda l'ingegnere, ho guidato l'XR22 per mezzo giro in Giappone e solo una volta. Troppo per me. Uscii fuori dai box e affrontai una curva di 200 gradi e il contagiri non aveva nemmeno iniziato a misurare, siccome cominciava solo da 5.000 giri. Sul rettilineo aprì il gas. I giri apparvero improvvisamente, la moto impennò ed io rientrai. Fu terrificante. Ho davvero apprezzato l'abilità dei piloti, come quella che aveva Barry Sheene. Il 4 inquadrato continuò a dominare le gare dalla 500, vincendo altri 2 titoli mondiali, nell'81 con Marco Lucchinelli e nell'82 con Franco Uncini, e vincendo un totale di 50 gare e 7 campionati costruttori consecutivi. Ma tutto ha una fine e nel 1987 il 4 cilindri inquadrato dell'RG500 fu sostituito dal V4 RGV500. Fu qualcosa di inevitabile, dovuto al fatto che la concorrenza ormai utilizzava i motori a 2 tempi a V. Il 4 inquadrato aveva un'ottima distribuzione del peso e un sacco di potenza. Si trattava di un semplice motore che era affidabile e ha lavorato molto bene, ma è stato limitato nella sua potenza. È per questo che è stato sostituito dal V4. Il collettore di alimentazione era limitato nelle dimensioni, ma su un V4 non lo è. Più carburante e più aria riesci a inserire in un motore, più potenza ottieni. Questo è il motivo per cui l'introduzione del V4 aumentò immediatamente la potenza da 133 a oltre 145 cavalli. La RG500 divenne un tale punto di riferimento per le moto GP500 alla fine degli anni 70, che quando la Honda ritornò alle corse ne acquistò una nuova, senza dubbio attraverso una terza parte, da utilizzare come confronto diretto nello sviluppo della NR500 a pistoni ovali. Le XR ufficiali, assieme alle versioni RG500 private, furono sviluppate per circa 9 anni dopo il loro debutto nei GP e in privato per molte stagioni dopo. La Suzuki si ritirò ufficialmente nell'84, iniziando lo sviluppo del V4 serie Gamma, che vide il successo con Kevin Schwantz nel 94 e Kenny Roberts Jr. nel 2000.